Ciao cari amici, bentornati su Segreti Turchi. Oggi vi portiamo dentro un momento che ha magnetizzato l'attenzione dei media e dei fan, uno di quelli che dividono l'opinione pubblica e accendono mille teorie. Mahsine Merabbet, al centro di settimane di sussurri e supposizioni per via della sua relazione con Cenk Torun, ha finalmente lasciato filtrare parole che pesano più di un comunicato ufficiale. Dopo mesi in cui ha protetto il suo privato come un fortino e ha osservato il chiacchiericcio da lontano, l'attrice è stata messa alla prova in un luogo dove è impossibile sfuggire agli obiettivi, un aeroporto internazionale, corridoi larghi e luci fredde, voci che rimbombano, flash come lampi improvvisi. E lì, dentro quel caos ordinato, lei ha scelto come muoversi, cosa dire, e soprattutto cosa non dire. La scena si è aperta con l'arrivo inaspettato di Mahsine al terminal partenze, un look essenziale ma elegante, cappotto crema sulle spalle, capelli raccolti con cura, occhiali da sole spinti sul capo. Una grazia controllata, quella di chi sa che ogni gesto verrà interpretato. Al suo passaggio, un mormorio si è trasformato in febbre, telecamere che si alzano insieme, microfoni allungati come antenne, domande sparate una sopra l'altra. Lei ha attraversato il corridoio con passo regolare, la postura ferma, e quel sorriso lieve che non vuole ferire nessuno ma tiene a distanza la curiosità più aggressiva. A guardarla bene si intravedeva una tensione sottile, nascosta dietro l'educazione impeccabile, una piega all'angolo della bocca, uno sguardo trattenuto, l'aria di chi maneggia cristallo sotto la pioggia. Da settimane, i social si erano scatenati con teorie sempre più concrete. Una presunta cerimonia intima, un anello intravisto in controluce, un viaggio misterioso, un amico che parlava troppo, un autista che aveva raccontato a mezza voce. Tutto, nella narrativa collettiva, puntava allo stesso titolo, matrimonio segreto tra Mahsine Merabbet e Cenk Torun. Ogni apparizione di lei da sola, ogni foto con una didascalia neutra, ogni storia breve su un caffè o un tramonto, era diventata materiale d'analisi. E ora, per la prima volta dopo tanto, Mahsine non era solo un'immagine, era lì, davanti ai giornalisti, nell'istante in cui la versione ufficiale può prendere vita. La domanda che ha trafitto il brusio è arrivata limpida e diretta, tanto da gelare per un attimo il via vai del terminal. Mahsine, è vero che hai sposato Cenk Torun? Un silenzio di pochi secondi ha dilatato il tempo. Chi la conosce si aspettava la solita eleganza evasiva, una frase gentile e nulla più. Invece lei ha ispirato con calma, ha inclinato appena il viso e ha lasciato che la voce uscisse rotonda, ferma, incredibilmente misurata. Ho scelto il silenzio per mesi. Ognuno ha costruito la propria versione, ma una cosa posso dirla: nella mia vita non succede nulla che io non scelga. Quelle parole non erano una conferma, né una smentita netta. Erano un filo teso tra discrezione e affermazione di controllo. Da un lato riconoscevano le congetture, dall'altro le piegavano a una regola chiara: la storia è sua, e la racconta lei, quando vuole. Ai fan hanno subito letto e riletto la frase come si decifra un indizio lasciato apposta a metà. Era un sì camuffato, un no elegante, o un messaggio di indipendenza. In rete, i commenti sono esplosi in contraddizioni appassionate. C'era chi giurava di aver colto un luccichio negli occhi, chi invece intravedeva una strategia precisa, una regia attenta per proteggere un passaggio delicato. I cronisti non si sono fermati. È arrivato un secondo affondo, inevitabile: la tua relazione con Cenk Torun continua. State partendo insieme. Lei ha mantenuto il tono calmo, come una linea retta in mezzo a una tempesta ben educata. Capisco la curiosità, ma a volte è giusto lasciare che le cose crescano senza forzarle. In questo momento il mio cuore e la mia vita sono in un posto sereno. Il resto, lo vedrete presto. Una risposta che profuma di quiete, di felicità custodita, ma che non consegna titoli facili. È bastato quello per far decollare la febbre online. In pochi minuti, le piattaforme si sono riempite di commenti, analisi al rallentatore dei video, teorie a grappolo. Hashtag nuovi hanno preso il volo come stormi. Cancelletto Mahsine ha parlato e cancelletto sorpresa in aeroporto sono saliti in tendenza.
spinti da clip che ingrandivano gli sguardi, dal confronto tra quel sorriso e altri sorrisi, dal conteggio dei dettagli che, per chi crede, fanno sempre la differenza. La gestione della scena da parte di Maassine ha segnato una svolta. Fino a ieri, il silenzio era stato una difesa, la scelta di non giocare la partita, lasciando agli altri l'eco del proprio parlare. Oggi invece, la stessa riservatezza è sembrata trasformarsi in una strategia attiva, un modo per dirigere i tempi, per seminare con cura ciò che si è disposti a condividere e trattenere tutto il resto. Questo cambio di passo ha preso ulteriore forza con un altro tassello del puzzle, una dichiarazione recente di Chen Torun, decisa ma ridotta all'osso, comparsa durante una breve intervista a margine di un evento. Non voglio parlare della mia vita privata, ma sono felice. Una frase centrata, rispettosa, che non aggiunge contenuti ma aggiunge senso. Insieme, le due posizioni raccontano un equilibrio, la loro felicità esiste, non chiede l'elemosina dell'approvazione, e cerca di vivere lontano dai riflettori più indiscreti. Intanto, mentre i video dall'aeroporto si moltiplicavano, qualcuno vicino a Maassine, una voce che la conosce da anni, ha lasciato intendere che lei si stia preparando a cambiamenti importanti, non solo affettivi ma anche professionali. Un nuovo progetto, una geografia diversa fatta di viaggi più frequenti, forse un trasferimento temporaneo, forse la costruzione di una routine a due che tenga insieme il lavoro di entrambi. La fonte ha insistito su una cosa, Maassine decide tempi e forme dei suoi annunci. Non anticipa per compiacere il pubblico, non ritarda per paura. E soprattutto, considera la propria serenità un bene da proteggere con cura maniacale, oltre la curiosità del giorno e le tendenze settimanali. Guardando quella comparsa in aeroporto, è difficile credere che sia stata una semplice tappa di viaggio. Ogni gesto parlava di un capitolo che si sta voltando, il cappotto appoggiato come una piccola armatura, la scelta di fermarsi quel tanto che basta per rispondere, lo spazio lasciato ai giornalisti senza concedere terreno oltre la linea invisibile che lei stessa ha tracciato. Era un segno, quasi un simbolo, di come si può restare al centro della scena e, allo stesso tempo, governare la scena. Non un nascondiglio, ma un palcoscenico scelto, in cui la misura fa spettacolo. E allora cosa rimane tra le mani del pubblico, dopo l'eco di quelle frasi? Un enigma ben calibrato. Se c'è stata davvero una cerimonia lontano dai riflettori, se c'è un anello portato con disinvoltura in tasca o al dito in giornate non pubbliche, se il viaggio che stava per iniziare era un ritorno a loro due e basta, tutto resta al riparo. Ma una certezza si è imposta, chiara come un titolo che non ha bisogno di punto esclamativo, Maassine Merabet ha cambiato le regole del gioco. Ha preso la materia scivolosa del pettegolezzo, l'ha piegata con pazienza e l'ha usata come trampolino di una comunicazione che non teme la curiosità, la governa. Ha ricordato a tutti che il silenzio, quando si spezza con una frase giusta, vale più di 100 smentite e di 1000 ammissioni. In questo racconto c'è anche Chen, che senza sovraesporsi ha costruito una cornice di rispetto, l'idea che la felicità privata non è merce da offrire in vetrina, ma luce che filtra dove vuole, quando serve. Insieme sembrano dirci che non serve un annuncio solenne per rendere vera una scelta. Che i legami non diventano più solidi perché hanno una data stampata sui social. Che crescere significa camminare accanto, proteggendo la propria storia dalle interpretazioni facili. E, intanto, accettando che il mondo osservi, perché osservare è il suo mestiere. Le ore successive hanno mostrato quanto il pubblico sia affamato di dettagli. Gli esperti di lip reading hanno provato a decifrare parole mormorate tra il security e Maassine. I fashion blogger hanno discusso dell'eventuale significato cromatico del suo outfit. I profili fan hanno montato clip dove un'occhiata breve sembrava dire più di un discorso. Ma la sostanza è rimasta composta. Nessuna fuga di notizie clamorosa, nessuna foto rubata oltre il consentito. Come se l'aria stessa, intorno a lei, fosse consapevole di proteggere un equilibrio. Nel frattempo, la riflessione è diventata più ampia. È ancora possibile raccontare una storia d'amore sotto i riflettori senza sbriciolarla? Forse sì, se i protagonisti ricordano che la curiosità non va umiliata,
va incanalata. Maassine ha concesso il necessario. Una frase ricamata e una promessa implicita che prima o poi, quando sarà il momento, qualcosa arriverà. E Cenk ha aggiunto il tassello del rispetto. Il privato, quando c'è davvero, ha bisogno di silenzio per crescere. È un patto sottile con il pubblico, che chiede aggiornamenti ma comprende che non tutto deve essere spettacolo. Questa apparizione all'aeroporto resterà come un'istantanea simbolica. Il controllo del racconto, la grazia con cui ha attraversato l'affollamento, la fermezza di non tradire ciò che per lei conta. Che si tratti di una conferma elegante, di una deviazione pianificata o di una rivelazione rimandata, il punto non cambia. Lei ha ricordato a tutti che la voce più forte appartiene sempre a chi sa aspettare. E quando finalmente parla, anche poche parole risuonano a lungo. Grazie per aver seguito questo approfondimento. Diteci nei commenti. Secondo voi, Maassine ha confermato un matrimonio con Cenk Torun o ha difeso il suo spazio con una mossa magistrale di comunicazione? E non dimenticate di iscrivervi, mettere like e attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento dal mondo dello spettacolo turco. Continuate a seguire Segreti Turchi, qui, la storia arriva sempre al momento giusto.